È la quarta nave da guerra Death Shadow! È l'Arcadia! Buongiorno viaggiatori e benvenuti! Alfredo con Paguro per aria. Guarda un po' chi c'è. Abbiamo con noi oggi Raffo di Raffo Racing, canale YouTube, con quella bestia là, col mitico Async, ma dopo lo guardiamo meglio. Siamo venuti in Trentino per provare quella roba qua, che adesso l'abbiamo un attimo spenzolata così, per capire i limiti e soprattutto per farvi vedere, ragazzi, una cosa importante. Questa è una macchina per viaggi dove puoi fare un po' di off-road ed è robusta. Quella, ragazzi, è una macchina per viaggi veramente estremi, altri tipi di preparazioni, altri tipi di costi, e dopo Raffo ce li racconta bene. Adesso la scendo e poi ci guardiamo un attimo. Adesso seguiamo Async, ragazzi, scusate il controluce, va bene così, e faremo vari passaggi di vari fuoristrada, twist, ponti, cose, facendo vedere i limiti di una macchina, i limiti di quell'altra e tutto quello che ne viene dietro. Io non so voi, ma mi sto divertendo come un bambino dentro la pozzanghera di fango fino a qui. Dopo ci guardiamo. Allora ragazzi, avete visto il primo passaggio, è comunque una discesa innevata, come vedete oggi abbiamo le catene. Io, ricordatevi, monto delle 12 mm perché questo misura di gomme le 16 non le ho trovate. Adesso ci fa lo stesso passaggio Raffo con il suo Defender Async che è là. Iniziamo a fare i disastri. Raffo fa: no, adesso facciamo una discesina. La discesina, capite? La discesina. Adesso scendo, ragazzi, che vi faccio sempre vedere la sua, io m'ammazzo, lo so, la sua motricità, e dopo vedremo quella di Paguro. Ragazzi, rendetevi conto dove è Raffo in piedi e dove dobbiamo scendere. Prego maestro, io la seguo. In suplex, capito? Io mi pianto qui col music, do una musata che me la ricordo. Più alla tua sinistra. Ok. Ok. Oh wow. E anche qui vedete bene la differenza tra un mezzo preparato per estremo, un mezzo, ragazzi, preparato per il viaggio. In viaggio queste cose qui ne esci se ci sei capitato, ma non te le vai a cercare, la sfondi la macchina. Ecco perché abbiamo fatto la nostra verniciatura antigraffio a Paguro, proprio per questo. Avete visto che bella musata davanti? No, ma si prosegue perché ho l'idea che peggioriamo. Ok ragazzi, dopo questa
divertentata, io sono andato indietro di 20 anni, sto meglio. Adesso vi racconto un attimo chi è Raffo, il suo mezzo, e volevo prima farvi le ultime due considerazioni. Guardate i due veicoli vicini, no? Quindi guardate, vedete la differenza della luce a terra, cioè questo è un mezzo, le dimensioni degli pneumatici, gli angoli di attacco, di dosso e di uscita, quindi sono cose completamente diverse. Ricordatevi che noi oggi abbiamo fatto questo percorso con delle normalissime gomme AT e delle catene da 12 mm, ok? Quindi toglietevi dalla testa che per fare i viaggi serve l'Unimog serve se devi andare a fare qualcosa. Ma adesso ragazzi, spazio a Raffo. Eccolo qua. Allora, lui è un Defender 90 TD5, quindi 5 cilindri turbo. Ho su un piccolo device che si chiama Nanocom, che ti dà la possibilità di mapparlo, quindi a seconda del terreno, del percorso prestabilito, posso decidere quale mappa inserire e decidere la potenza, esatto. Allora, per la grande passione del Camel Trophy ho voluto straprepararla. Pian piano nel tempo era altissima, un giorno... Quanti anni ci hai messo a fare la macchina? Allora, questa è una macchina che ha 20 anni e per prepararla così ce ne ho messi, diciamo, circa una quindicina. Ok, quindi vi dà un'idea. Esatto. Prima sono partito con un super assetto gigante perché ero patito, volevo chissà che cosa. Il 7,5 il più 10 perché... Esatto, in verità sono arrivato a più 12. Tanta roba! Con escursioni pazzesche da 95 cm, ammortizzatori con stelo da 18, una cosa pazzesca. Poi mi sono reso conto che per i viaggi, perché a me piaceva viaggiare, non andava per nulla bene perché la troppa escursione ti faceva rimbalzare sulle dune, caricava troppo gli ammortizzatori, li faceva colare, gli o-ring si cremavano, e ho deciso di scendere molto più in basso, ritornare a utilizzare dei ricambi originali in modo tale da avere anche una sostituzione molto più pratica, più semplice, quando mi trovo nei posti assurdi e cerchi un ricambio, fino ad arrivare a un buon compromesso. Quindi il peso, si parla di 20 quintali di partenza, con una camperizzazione diciamo ottimale per i viaggi. Ho preferito abbandonare la tenda da tetto perché non mi trovavo comodo, il baricentro era troppo alto, ho preferito inserire un serbatoio ausiliario originale, quindi di un altro modello, in modo tale che tutto calzasse preciso. Beh, allora facciamo una cosa, mentre ce lo racconti, guardiamola la macchina. Volentieri. Allora vi faccio vedere la camperizzazione interna. Intanto vi dà un'idea dove siamo stati a fare qualche giro, ok? Africa, vai. Principalmente Africa. Ragazzi. Allora, io ho scelto il multistrato marino perché è veramente comodo da lavorare. È il legno migliore. È il legno migliore. Crei qualche cassetto, un po' di vani strani, e diciamo che tra cambusa, ricambi e tutta l'attrezzatura ci sto alla grande. Di solito sul tetto qua è montato un materasso che con una tenda 2 seconds che si lancia e si apre da sola mi arrangio alla grande, se no dormo sotto il mezzo. Ci sta, che è anche una cosa molto comoda. Quindi camperizzazione semplice e molto pratica, esatto. E soprattutto robusta. Esatto, importantissimo compressore per gonfia le sgomme. Certo. E corrente, quindi 220 volt di corrente, sì, un piccolo inverterino, da 1 kW. Impianto acqua, un serbatoio da 100 litri con classico bocchettone esterno per caricare l'acqua e una pompa con un attacco esterno doccino, sì, per lavarsi e avere l'acqua. Secondo me sono tutti curiosi di andare a infilarci il naso in cabina, perché solo vedere i sedili Simoni Racing ti dà sì, qualcosa. Io l'ho già visto ed è tanta roba, ma aspetta, rendetevi conto cosa vuol dire entrare nella nave spaziale, che non date mai più del tamarro a me, per piacere, Fra l'altro bellissima la posizione del frigo, questo mi piace veramente tanto. Il divisorio, perché questo immagino sia omologato autocarro, esatto. Perfetto, quindi riduttore, tutto quello che può servire. Frigorifero a quella postazione perché recupera il terzo sedile, sì, che in verità non mi serve a nulla, e tolgo un accessorio ingombrante che però ci deve essere durante un viaggio, certo, posizionato veramente in un posto assolutamente tattico, perché ci appoggio il gomito e ci viaggio alla grande. Oh ragazzi, se siete ancora più curiosi di così, e lo so che lo siete, canale YouTube Raffo Racing, andate a vedere, a parte che fa dei vlog spettacolari e dei viaggi veramente atomici. Beh, questo signori è veramente un mezzo overland preparato 4x4 per cose tanto estreme. Quello ragazzi, avete visto cosa può fare? Speriamo di esservi stato di aiuto, chissà. Grande Paguro. Beh ragazzi, spero che vi sia veramente piaciuta questa piccola avventura, questo piccolo test, e grazie davvero ancora a Raffo, e soprattutto andremo a vedere sul suo canale
tutto quello che è la parte tecnica e i test visti dalla sua parte, quindi correte a vederlo. Ragazzi, volevo chiudere questa bellissima avventura, questo che è stato Paguro. Direttamente volevo ringraziare tutte le aziende che mi hanno dato una mano, mi hanno sostenuto per realizzare questo piccolo progetto, per portarvi informazione purtroppo dei costi, quindi grazie a loro, grazie a Bostik, grazie a Indelbee, grazie a Gomma Planet, grazie a Protectacot, grazie a Decalfont, a tutte le aziende che ci sono venute incontro, ci hanno dato una mano, ci hanno fornito materiali, la stessa HM 4x4, che penso che sia in Italia una delle più grosse aziende che lavora sul 4x4, che ci ha dato della scontistica, quindi grazie a chiunque sono riuscito, diciamo, ad entrare in contatto e mi hanno dato una mano per la realizzazione di questo progetto. Avete visto cosa può fare un piccolo veicolo overland dal costo di soli 9.000, stavolta è giusto, 336 euro, compreso l'acquisto della macchina e calcolando anche il passaggio di proprietà. Cosa vi dico, ragazzi? Al prossimo progetto, ma soprattutto andate a vedere cosa abbiamo combinato sul canale Raffo Racing. Ragazzi, alla prossima!